O Samurai Sama, Kuyomi e Yokoso, benvenuti a Kuyomi, miei fedeli samurai. Io sono Alessandro e oggi parleremo di un argomento particolare, ovvero della bellezza. Ma che bellezza? Parleremo della bellezza femminile nel Giappone antico, quindi parleremo del periodo Nara, Heisei, Edo, fino al periodo Meiji. Come è cambiata la bellezza rispetto a oggi? Prima dobbiamo capire che ovviamente la bellezza, ma questo in tutto il mondo, cambia continuamente. I canoni di bellezza sono diversi a secondo della popolazione, delle tradizioni del popolo, del luogo che andiamo a visitare, ad analizzare. E così la stessa cosa è avvenuta in Giappone. Se pensiamo alle mode moderne, come cambiano facilmente coi tempi, pensiamo un po' anche alla stessa cosa che avveniva in Giappone, anche se in maniera molto più lenta. Oggi il Giappone è un paese diverso e il Giappone antico aveva delle tradizioni dal punto di vista della cosmesi femminile e dello stereotipo della bellezza femminile molto diversi rispetto a quelle di oggi, anche se possiamo vedere delle piccole assonanze. Prima però di cominciare ad analizzare e vedere un po' gli esempi di come era il Giappone di un tempo, facciamo partire la sigla! Prima di cominciare a parlare dei canoni di bellezza femminili nell'antico Giappone, vorrei fare un gioco con voi, miei cari samurai. Vorrei che chiudeste gli occhi e che vi immaginaste, che vi ricordaste com'era il tempo del Giappone in quel periodo. Immaginate un Giappone antico, senza la tecnologia, un Giappone ancora più rudimentale, con più semplicità. Adesso, come vedete nello schermo, guardate questa strada. Possibilmente voi abitavate in una casa molto simile a questa e in quell'angolo della strada, possibilmente vicino a una onsen, si sarebbe svolto un matsuri, quindi un festival. Ecco, che donne avremmo incontrato? O, se voi foste una donna, come vi sareste vestiti, per esempio, per apparire belli o alla moda a quel tempo. In Giappone, in quel periodo, possiamo dire che erano 3 i fattori, anzi i colori della bellezza. Il bianco, Shiro, il rosso, Aka, e il nero, Kuro. Questi sono i 3 colori che oggi analizziamo e vediamo come hanno influenzato la cosmesi nell'antico Giappone. Partiamo col bianco. Pensate che c'è un proverbio giapponese che recita Hiro no shiroi wa shichinan kakosu. Questo significa letteralmente che il bianco, il colore bianco, nasconde i 7 difetti. Ovviamente non contiamo che c'erano realmente dei 7 difetti di una donna, ma significava che una pelle dal colore molto chiaro, quindi proprio bianca, nascondeva quei difetti nei lineamenti che poteva avere una donna. Quindi con una pelle bianca saremmo già diventate belle. Un po' come si dice qua in Italia, altezza mezza bellezza. Ecco, diciamo qualcosa del genere. Però questa usanza di rendere il proprio viso il più bianco possibile risale al periodo Nara. Quindi parlando del periodo Nara è il periodo dal 710 al 794 d.C., dove si cominciò a utilizzare un antesignano del cerone che veniva chiamato Oshiroi. Oshiroi significa letteralmente, vedendo gli ideogrammi, polvere bianca, e le donne lo utilizzavano per dipingere interamente il loro viso. Questa usanza è stata importata dalla vicina Cina, ma sembra che comunque la cipria giapponese fosse stata prodotta inizialmente da un monaco buddista, il quale fece vedere questo prodotto innovativo per il tempo all'imperatrice, che rimanendone entusiasta lo volle utilizzare, lei e in tutta la corte.
Da quel momento l'utilizzo dello shiroi divenne sempre più diffuso, finché non divenne un vero e proprio carattere distintivo della cultura nipponica. Successivamente, nel periodo Edo, successivamente, nel periodo Edo, questa pratica divenne sempre più diffusa, fino a essere utilizzata da geishe, maiko, nello stesso teatro kabuki, dove lo utilizzavano anche gli uomini, e pian piano quindi divenne sempre più diffuso in tutto il paese. Ovviamente per i costi che non erano bassi della cosmesi non veniva utilizzato dalle donne anche comuni, o comunque veniva utilizzato solo in occasioni veramente speciali. Era comunque un trucco dedicato al ceto più abbiente. In generale l'obiettivo era quello di avere la pelle il più bianco possibile, diventando addirittura col tempo quasi un dovere morale delle donne avere una pelle così bianca. Si pensava che a corte ogni giorno mettessero lo shiroi sulla pelle, proprio per renderla continuamente bianca. Questo proprio per l'importanza che aveva l'apparire belle. Nel 1813 venne scritto finanche un libro, il Miyako Fuzoku Kewaiden, che era un vero e proprio vademecum della cosmesi nella capitale, quindi a Edo. E in questo libro si andavano a scrivere tutte le tecniche per avere una pelle il più bianco possibile, tutto quello che si poteva fare quindi per curarla. Era un vero e proprio libro sui trucchi di cosmesi del tempo. Ma cosa conteneva lo shiroi? Lo shiroi era una vera e propria mistura che era particolarmente anche difficile da creare, perché non doveva essere né troppo liquida, altrimenti non avrebbe ben coperto la pelle della donna, oppure al contrario, se fosse stata troppo densa rischiava che sì, copriva la pelle, ma dopo un tot di ore, dopo un po' di tempo avrebbe cominciato a creparsi perché è troppo densa. Quindi anche creare questa mistura non era assolutamente facile. Quello che conteneva, e qua fatemi leggere perché non me ne ricordo a memoria, era talco, kaolinite, carbonato di magnesio, amido di mais e ossido di zinco, ovvero tutti dei componenti che potevano essere poi racchiusi o in un vero e proprio panetto oppure in una forma di polvere, come un vero e proprio cerone da mettere sul viso. Un'altra cosa però molto importante e anche che è stata gravosa per il tempo, questa mistura poteva talvolta contenere anche metalli pesanti e quindi essere molto pericolosa per la pelle. Infatti nel 1937 il governo giapponese abolì assolutamente questo uso, utilizzato fino al appunto fine dell'Ottocento, perché inizi del Novecento, perché poi pian piano appunto le mode cambiarono, l'occidentalizzazione arrivò in Giappone e questo fece un po' cambiare questo uso. Anche se ancora oggi, come dicevo, una delle piccole cose che sono rimaste è il fatto che le donne giapponesi non amano la bronzatura, perché ancora vi è questa eredità del ricordo dello shiroi. L'eredità però dello shiroi non è terminata del tutto, anche per un altro motivo. Ci sono due fattori, due curiosità. La prima riguarda lo shironuri. Lo shironuri è una moda giapponese moderna che fa parte del visual kei, quindi quel vero e proprio fenomeno moderno. Ma in realtà lo shironuri ha una origine più antica, ovvero quella degli anni 60. Questo coprirsi il viso di bianco durante appunto gli anni 60 era fatto da un movimento politico che era un'espressione più nazionalistica e conservatrice del paese. Non a caso, perché appunto voleva richiamare i fasti dell'antico impero giapponese. Il loro stile era quello appunto di dipingersi tutto il viso, talvolta anche il corpo di bianco, e durante questo indossavano anche spesso delle divise scolastiche o militari e facevano vedere il vessillo, la bandiera da guerra giapponese. Questo non è durato molto, questo movimento, ma lo shironuri non è scomparso. Infatti, come dicevo, nella moda visual kei è rimasto, e come vedete in foto è rimasto questo fatto di dipingersi il viso di bianco, e non solo, ripeto, talvolta anche il corpo, ma con dei vestiti molto più eccentrici, come lo stile visual kei vuole. Un'altra curiosità è invece lo shiroi matsuri.
Infatti al santuario di Oyamazumi ad Asakura, che è vicino alla prefettura di Fukuoka, il 2 dicembre di ogni anno viene festeggiato lo Shiroi Matsuri, ovvero il festival dello Shiroi, perché Matsuri significa festival. Durante questo festival i partecipanti si tingono il viso di una mistura che ricorda lo Shiroi, ma è molto più grezzo, e viene realizzato con il nuovissimo riso, con il riso appena raccolto, che viene chiamato in questo caso shitogi. Secondo la tradizione questo dovrebbe essere di buon auspicio per un florido raccolto per il proseguo dell'anno, per il proseguo della stagione del raccolto. La pittura messa in volto va tenuta tutto il giorno secondo la tradizione. Si pensa che questa usanza sia legata al santuario di Oyamazumi, che era chiamato un tempo Yama-no-Kami, ovvero montagna. Se avete visto l'ultimo video dovreste ricordarvi che Yama significa montagna e Yama-no-Kami era la divinità della montagna, ovvero si immaginava che questa dea, questa divinità amasse truccarsi, e allora il popolo del tempo di quella zona, per favorire, in onore della divinità, si truccavano in primis loro. Questo appunto per sperare nella prosperità del raccolto e la buona salute del villaggio. Il secondo elemento che possiamo analizzare riguardo all'antica bellezza giapponese è un altro colore, è il rosso. Perché il rosso? Secondo il libro 300 anni di bellezza femminile, ovvero Edo Samyakunen no Josebi, il colore rosso è associato all'aristocrazia e alla nobiltà. Questo colore però non era facilmente reperibile, infatti nell'antico Giappone veniva estratto dai fiori di cartamo o cartamo. Cartamo? Devo cercare. Chiamati in giapponese il benibena. Da questo fiore si estraeva non solo il colore rosso, ma anche il colore giallo. Il problema è che per estrarlo bisognava una complessa lavorazione. Questo portava i costi di lavorazione alle stelle, facendo in modo che soltanto la classe più abbiente poteva utilizzarlo. In genere quindi il rosso veniva utilizzato per far risaltare le labbra, veniva appunto utilizzato come rossetto, e lo utilizzavano le geishe, che anche potevano permetterselo, o le maiko, soltanto nel labbro inferiore, e quest'ultime talvolta come eyeliner, anche se l'utilizzo del rosso cambiava a seconda della parte del Giappone, non era uniforme in tutto il territorio. Comunque la sua funzione era generalmente quello di far risaltare il particolare. Prima di proseguire col video però, fermatevi un attimo e vi ricordo di lasciare un mi piace, iscrivervi al canale e cliccare la campanellina. È un piccolo gesto per voi, ma un grande gesto per me, dato che mi aiutereste tantissimo a continuare a fare video e a far crescere il canale. Quindi grazie mille, arigato! Il terzo elemento della cosmesi giapponese era il colore nero, che ricordava un po' il colore dei capelli della persona giapponese, quindi sia dell'uomo che della donna. E poi è un elemento armonico fondamentale della cosmesi e della bellezza per quel tempo. Sono due gli antichi usi del colore nero nella cosmesi: l'Ohaguro e l'Hikimayu. Partiamo col primo, l'Ohaguro. Il termine Ohaguro significa letteralmente denti neri, dagli ideogrammi di Ha, dente, e Kuro, ovvero nero. E consisteva proprio nel tingere tutti i denti di colore nero. Questa è un'usanza antichissima. Pensate che sono stati trovati addirittura delle statuette Haniwa, quindi del periodo Kofun, parliamo molto prima del periodo Nara, quindi 300-500 d.C., dove già erano presenti delle leggere colorazioni rimaste in queste statuette nei denti. Inoltre un accenno a questo si trova anche nel grande capolavoro della letteratura giapponese, il Genji Monogatari. Quindi questa usanza era molto antica e molto utilizzata, addirittura non solo dalle donne, ma inizialmente anche dagli uomini. Devo però dire che, prima di continuare, che questa usanza non era esclusiva
del popolo giapponese. Infatti lo haguro è riscontrabile in tanti paesi dell'Asia, del sud-est asiatico, quindi non era un'esclusiva del Giappone, però il Giappone è stato uno dei paesi che più ne ha fatto uso sicuramente. Lo haguro non era soltanto utilizzato però dalle classi più abbienti come al solito, anche se principalmente era utilizzato da loro, ma a seconda di chi lo utilizzava prendeva nomi diversi. Poteva essere chiamato Fushimizu nella corte imperiale di Kyoto, oppure veniva chiamato Kanetsuke nel caso del popolo, o Tsukegane, o un altro nome che credo fosse Hagurome. Comunque penso ve ne siano anche altri, ma tutti questi nomi in qualche modo riportano sempre alla stessa cosa, ovvero lo haguro. Questa usanza però è cambiata nel corso dei secoli. Infatti inizialmente era una pratica comune, come avevo detto, sia agli uomini che alle donne, e combaciava circa con la fine del periodo della pubertà. Dal periodo Edo però questo divenne soltanto una caratteristica delle donne. Nei villaggi e fra i contadini era cosa non comunissima, e veniva fatta anche in questo caso soltanto, un po' come lo shiroi, soltanto in casi di festival o di eventi particolarmente importanti. La composizione del haguro, anzi di quel che si utilizzava per il haguro, era generalmente acetato ferrico, che veniva ottenuto sciogliendo della limatura di ferro nell'aceto, talvolta misto a dei tannini vegetali come della polvere di tè. L'usanza di rivestire i denti però aveva anche un'altra funzione, che quindi non era soltanto estetica, non mirava soltanto alla bellezza, ma era quella di protezione per i denti. Infatti è il risultato che il rivestire i denti di questa patina nera li proteggeva dalla carie, quindi in qualche modo aveva una funzione anche sanitaria, quindi andava a influire anche sulla buona salute dei propri denti. Questa usanza pian piano scomparve completamente durante il periodo Meiji e oggi è veramente difficile da trovare. Forse in alcune geishe che ancora vogliono utilizzare questa particolare tintura, o nel teatro kabuki. Un altro particolare utilizzo del nero nella bellezza femminile del tempo era l'hikimayu, che è difficile da pronunziare, e hikimayu, togliamo l'articolo, che consiste nel sollevare e quindi ridisegnare le proprie sopracciglia, portandole più in alto. Letteralmente, infatti, la parola hikimayu è costituita da due ideogrammi, il primo che significa appunto tirare, in questo caso tirar su, e mayu, che appunto è una parola sopracciglia. Quindi venivano tirate su verso l'alto le sopracciglia, venivano ridisegnate. Da dove viene questo utilizzo? Anche in questo caso, come molte cose dalla tradizione giapponese, deriva dalla cultura cinese. Il fatto che spesso molti usi e costumi del Giappone derivino dalla Cina non ci deve sorprendere. Infatti la Cina del tempo era un vero e proprio punto di riferimento per tutti i paesi dell'Asia, per tutto il sud-est asiatico, e quindi era una potenza mondiale. Oddio, non che oggi non lo sia. Era una potenza che influenzava tutta l'Asia, sia economicamente, sia dal punto di vista culturale, sia dal punto di vista religioso, filosofico. Era un vero e proprio paese in cui tutte le nazioni, tutti i territori vicini guardavano come esempio da seguire, anche dal punto di vista politico, a 360 gradi. Quindi non ci deve stupire che così tante cose sono state importate dalla Cina al Giappone, cioè come la stessa scrittura alla fin fine. L'origine del hikimayu si pensa sia in qualche modo ricollegato allo shiroi. Infatti il togliere le sopracciglia si pensa che rendesse più facile l'applicazione appunto dello shiroi. Questo uso però è diverso tra Cina e Giappone. Inizialmente, quando è stato importato, era il medesimo, ma successivamente, quando poi il Giappone chiuse le proprie frontiere e si isolò dal continente,
Pian piano cominciò anche a cambiare molte cose, fra cui appunto l'utilizzo dell'ikimayu. Se in Cina le sopracciglia erano inizialmente disegnate come sottili, pian piano invece in Giappone cambiò questo uso e cominciarono ad essere invece rappresentate come più tondeggianti e più grandi. Possibilmente questo accade per una ricerca armonica del viso, ovvero si cercava di diminuire la fronte visibile mostrata dai lunghi capelli sciolti. Esistono inoltre diverse maschere del teatro No che confermano il comune utilizzo di questo trucco anche nell'arte, quindi anche nei contesti teatrali. Ultima cosa riguardo all'ikimayu è che in modo similare all'ohaguro anche l'ikimayu era inizialmente utilizzato anche dagli uomini, ma anche in questo caso alla fine venne soltanto praticato dalle donne e pian piano col tempo anche questo scomparve. E oggi non è praticamente più utilizzato, è veramente quasi impossibile trovarlo, se non nelle maschere No. Mio fedele samurai, siamo giunti alla fine di questo viaggio nella bellezza dell'antico Giappone, nella bellezza femminile dell'antico Giappone. Però prima di lasciarvi voglio condividere con voi un pensiero, ovvero di come il Giappone, anche se in continuo cambiamento, anche se le tradizioni sono cambiate, molti di questi usi di cui oggi abbiamo parlato non ci sono più, o comunque se ne vede soltanto una piccola eredità. Quello che sorprende è come il Giappone riesca a mantenere la tradizione e il cambiamento. Infatti l'eredità di queste antiche usanze si trova anche oggi, e quando vediamo una donna in kimono accanto magari a una geisha, o una donna in affari accanto ancora una donna, o i ragazzi vestiti in modo più eccentrico, quindi con moda visual kei, lolita, è incredibile come vedere la modernità, la tradizione, tutto nello stesso momento, possibilmente nella stessa strada. Questo è a mio parere un valore aggiunto. Questa forma di armonia che si riesce a trovare è una caratteristica peculiare della cultura giapponese, una cultura che è in continua evoluzione ma che guarda sempre avanti senza mai dimenticare il passato. Adesso sono curioso però, miei samurai, di sapere il vostro commento. Vi siete ricordati dei tempi antichi, dei tempi passati? E di quei tempi cos'è che ancora oggi vi piace? Qual è l'usanza che vi ha colpito di più? Scrivetela nei commenti qua sotto. E se questo video vi è piaciuto, oltre a ricordarvi di iscrivervi al canale, vi ricordo che Kuyomi ha anche una pagina Facebook, che è kuyomi.it, ha anche un account Instagram, lo troverete nella descrizione del video. E a questo punto non mi resta che ringraziarvi, spero che il video appunto vi sia piaciuto e abbiate potuto imparare qualcosa di nuovo sul Giappone. E non mi resta che salutarvi e se vorrete ci vedremo alla prossima puntata. Matane!